Abbiamo parlato anche in un video precedente delle nostre riproduzioni dello scudo di Dura Europos, lo scudo rettangolare, ben noto a tutti gli appassionati di storia romana e ovviamente ai rivocatori, in quanto si tratta dell'unico scudo rettangolare conservato praticamente completamente, comprensivo di decorazione sul lato esterno. Vi parliamo di questa nostra nuova riproduzione realizzata recentemente per uno dei nostri clienti, e oggi vi parleremo un po' di come è possibile interpretare la decorazione che lo caratterizza. Iniziamo dalla parte centrale dello scudo, cioè l'umbone e le cornici decorative che lo circondano. Si tratta in effetti di cornici perché questo motivo decorativo viene utilizzato nello stesso periodo, seppure è più antico, del III secolo al quale risale lo scudo di Dura Europos. Vengono utilizzate in questo periodo proprio come motivi utili ad incorniciare le immagini che vengono poi raffigurate ad esempio nei mosaici, e sono motivi che ritroviamo costantemente nei mosaici di secondo, terzo e quarto secolo, appunto questi motivi che vediamo qui, e cioè il motivo decorativo a festone intrecciato. È un motivo molto antico che ritroviamo già ad esempio nel VII-VI secolo nell'arte greca, sia nelle decorazioni architettoniche che in altri supporti come il metallo sbalzato. Ad esempio un motivo di questa treccia viene sbalzato anche sulle bordature degli scudi oplitici, e quindi è un motivo molto antico e che ha una amplissima fortuna in questo periodo, ma continuerà ad essere utilizzato anche nei secoli successivi. Attorno a questa cornice, che contrariamente però a come viene utilizzata nei mosaici, non è una cornice continua, ma si tratta invece di riquadri posti ad incorniciare l'umbone stesso. Oltre a questo motivo decorativo ne abbiamo un altro molto tipico, che è quello dei festoni vegetali, sviluppati in un modo piuttosto semplificato e piuttosto corrente, vedremo poi il perché, ed è un motivo in cui vengono rappresentati appunto dei motivi floreali in modo piuttosto semplificato, ma l'idea che vogliono suggerire è quella di una treccia di foglie, fiori e frutti molto densa, molto rigogliosa, ed è probabilmente un motivo decorativo che trae le sue origini nell'iconografia ufficiale stabilita in età augustea, che a sua volta si rifà su precedenti modelli ellenistici, ma che ha, almeno nel periodo augusteo, un chiaro messaggio politico. Ne abbiamo parlato in un altro nostro video, cioè quello di una rinnovata età dell'oro stabilita proprio grazie all'azione dell'imperatore, imperatore che da Augusto in poi ha la funzione di garantire pace e prosperità a tutto l'impero. Quindi il significato di questi festoni vegetali è proprio quello di richiamare la pace e la prosperità garantita da Roma su tutto il proprio impero. Queste cornici, che sono realizzate appunto a festoni, non come cornici continue, vengono interrotte negli angoli da dei motivi decorativi, diciamo, di tipo solare. Infatti si tratta di una svastica, che è un motivo simbolico e ben augurante, molto più antico della simbologia rappresentata su questo scudo, e che si rifà al movimento circolare del Sole, cioè quindi alla rotazione del Sole attorno alla Terra, ed è chiaramente un simbolo di prosperità, di forza, di benessere. Agli angoli più esterni troviamo dei motivi che richiamano la forma della stella, una stella a quattro punte con ulteriori diramazioni proprio a richiamare il motivo solare o comunque astrale. Ci sono poi delle altre incorniciature molto semplici, geometriche, e alla fine all'esterno di questa filettatura in bianco troviamo un altro motivo antichissimo, che è quello delle onde ricorrenti, che in questo caso specifico si sviluppano avvolgendosi ulteriormente e diventando quasi spiraliformi. È una forma caratteristica che ritroviamo in altri supporti, in altre raffigurazioni proprio in questo periodo tra III e IV secolo, ed è oramai un motivo esclusivamente decorativo, anche se risale probabilmente a temi legati alla natura, alle divinità del mare e comunque a qualche motivo simbolico religioso,
ma che ormai nel III secolo d.C. è probabilmente svanito ed è rimasto esclusivamente il ruolo decorativo di questo motivo circolare. Ora cerchiamo di interpretare il significato delle parti figurative, perché queste hanno sicuramente avuto all'epoca un significato molto importante. Naturalmente noi cerchiamo di darne un'interpretazione con quello che conosciamo della cultura antica, senza pretendere di averne una interpretazione esattamente puntuale e precisa. Tuttavia, sappiamo benissimo, ad esempio, che l'aquila è la simbologia legata a Giove, che è anche il principale nome tutelare di Roma stessa, tanto da diventare prima simbolo delle legioni, poi simbolo stesso dell'impero romano e per traslato anche dell'imperatore. Tanto che possiamo vedere ad esempio in alcune raffigurazioni come la simbologia che raffigura l'imperatore lo veda sempre accompagnato da un'aquila, e allo stesso tempo anche una raffigurazione di questo periodo, quindi del periodo imperiale romano, ci raffigura Giove accompagnato dall'aquila e, come vedremo tra un attimo, avvicinato da una vittoria alata che lo incorona. Quindi qui abbiamo la stratificazione di più simbologie che adesso andremo a illustrarvi per quanto possibile. Abbiamo già introdotto la figura della vittoria alata, che porta in mano un serto fogliato, probabilmente un serto di alloro, che serve ad incoronare appunto il vincitore, tradizione che risale già ben indietro nel tempo, all'epoca di questo scudo, perché già alle Olimpiadi greche si utilizzava la corona di alloro per incoronare i vincitori. Ecco, questa divinità del Pantheon romano, la vittoria alata, è sì una divinità in sé, cioè viene divinizzato l'atto della vittoria, ma allo stesso tempo si incarna in singoli individui divini, cioè c'è una vittoria alata per ogni singola battaglia vinta, per ogni singola vittoria, anche per le vittorie non militari appare una vittoria alata. Per questo motivo ne abbiamo ben due che vanno ad incoronare l'aquila, simbolo di Giove e simbolo dell'impero e quindi di Roma stessa, e per traslato diciamo anche simbolo dell'imperatore. Cioè qui viene raffigurato allo stesso tempo, in questa stratificazione simbolica, l'impero romano rappresentato dall'imperatore stesso come divinità su questa terra, che a sua volta si identifica con Giove, nome tutelare del Pantheon romano e della città e dell'impero stesso. Quindi direi una simbologia che in poco spazio, in pochi simboli, molto sinteticamente, racchiude il completo messaggio politico dell'impero romano. Naturalmente l'aquila, in questo caso, vediamo bene che tra i propri artigli stringe il globo come simbologia, come rappresentazione del dominio di Roma su tutto il globo allora conosciuto, su tutto il mondo conosciuto all'epoca, e naturalmente anche del potere sia dell'imperatore che della divinità, cioè di Giove, come abbiamo già detto, a tutela dell'ordine, della stabilità su tutto il mondo allora conosciuto. Vediamo infine la parte più bassa dello scudo, dove c'è una raffigurazione di un leone affiancato da due stelle. È un'iconografia che conosciamo in almeno un altro caso, è conosciuto un anello in oro di epoca romana, per la precisione del II secolo d.C., dove viene raffigurato esattamente un leone affiancato da due stelle. Sull'interpretazione di questa simbologia possiamo fare alcune ipotesi. È notissima la simbologia che lega il leone alla forza, alla potenza, la forza del sole, il calore, il coraggio, e però l'accoppiamento tra la simbologia delle stelle e quella del leone ci potrebbe suggerire anche una simbologia astrologica. I significati delle interpretazioni astrologiche nella cultura antica, nella società antica, avevano un ruolo importante, forse più di quello che ci potrebbe sembrare di primo acchito, e quindi non sarebbe assolutamente fuori luogo su un oggetto anche ad uso militare. Il riferimento potrebbe essere ovviamente la costellazione del leone, ma quale può essere il collegamento tra questo scudo e il segno astrologico del leone? Una delle ipotesi è ad esempio che fosse legato alla data di nascita di un imperatore. Sappiamo ad esempio che l'imperatore Probo, che regnò alla fine nella seconda metà del III secolo, era nato sotto il segno del leone. È un'ipotesi plausibile.
Sì e no, anche perché non conosciamo molte date di nascita degli imperatori di quel periodo e soprattutto perché non è detto che il riferimento fosse diretto alla data di nascita. Ad esempio, sappiamo che Augusto rifaceva, diciamo, i propri riferimenti astrologici al periodo del suo concepimento e non tanto quello della nascita. Infatti si riferiva al Capricorno quando Ottaviano Augusto in realtà era nato sotto il segno della bilancia. Un'altra ipotesi potrebbe essere legata al fatto che sia un simbolo di un reparto militare, di una legione, e in quel caso potrebbe essere legato al periodo in cui la legione è stata formata, quindi sotto gli auspici della costellazione del Leone. Anche in questo caso molto probabilmente si tratta di una stratificazione dei significati. Il simbolo del leone è sicuramente pertinente in quanto simbolo di coraggio, di forza, di potenza, e allo stesso tempo un riferimento astrologico sicuramente avrà avuto all'epoca un significato. Lo scudo rettangolare rinvenuto Dura Europos è uno degli scudi più noti anche perché rappresenta lo scudo più iconografico del legionario romano, cioè proprio lo scudo convesso rettangolare, ed è l'unico reperto completo e noto, giunto fino a noi. In realtà sarà probabilmente anche stato uno degli ultimi, nel senso che in pochi decenni verrà abbandonato e soppiantato da scudi ovali o circolari. Cadrà un po' in disuso questa tipologia di scudo. Ecco, il reperto in sé è uno scudo completo, fatta eccezione per l'umbone. L'umbone non è stato ritrovato insieme allo scudo, ma semplicemente per il fatto che questo scudo era ancora in corso di costruzione, cioè non è perduto l'umbone, semplicemente non era mai stato applicato, non era mai stato completato lo scudo stesso, e quindi quello che noi vediamo è praticamente uno scudo nuovo di fabbrica ancora da completare con l'ultimo accessorio indispensabile, per cui ce lo rappresenta esattamente come l'avrebbe ricevuto, l'avrebbe utilizzato per la prima volta un legionario romano dell'epoca. Il fatto che ci conferma che molto probabilmente questo avrebbe dovuto essere uno scudo da utilizzare nell'impiego reale da parte dei legionari è il fatto che una decorazione, pur apparentemente così complessa e così piena, così articolata, è però eseguita in un modo molto corrente, molto veloce, proprio come ci si aspetta da un oggetto che deve essere utilizzato e che non ha uno scopo decorativo, e quindi per il quale viene dedicato un tempo abbastanza importante per la decorazione, però senza eccedere, insomma, mantenendo il giusto equilibrio tra la realizzazione, tra il tempo necessario a realizzare un oggetto di uso comune e dargli un aspetto estetico che fosse all'altezza del suo uso. Infatti, confrontando con le foto del reperto, vediamo ad esempio che ci sono numerosi errori, che come nelle nostre riproduzioni si vedono delle riprese delle linee, e si vede ad esempio che questo motivo a festoni viene realizzato con rapide pennellate senza una cura particolare del dettaglio, per non parlare poi delle figurazioni principali che vengono realizzate proprio con quello stile noto anche già ad esempio dagli affreschi pompeiani, che tende a dare l'idea generale del soggetto ma senza entrare nel dettaglio, con 3 passate di colori diversi, un colore molto scuro. Noi abbiamo utilizzato un nero, ma non è detto che fosse esattamente nero il pigmento utilizzato sullo scudo, perché naturalmente il deterioramento non ci consente di individuarlo con una certezza assoluta che pigmenti fossero utilizzati. Comunque 3 passate, un colore scuro, un colore medio che è questo giallo ocra, e infine i dettagli passati con delle veloci pennellate sottili in un colore molto chiaro o bianco, che delineano un po' i dettagli e definiscono la sagoma generale. E questo perché ovviamente era un oggetto che rischiava di dover essere ridipinto ogni volta che venisse utilizzato in maniera intensa, cioè una volta utilizzato in combattimento poteva avere necessità di essere ridipinto, ridecorato. Ecco, noi nella nostra ricostruzione abbiamo cercato di riprodurre esattamente questa metodologia, cioè di riprodurre una decorazione che abbia un buon effetto finale una volta visto da una certa distanza, ma senza ricorrere a un eccessivo perfezionismo che era assolutamente fuori luogo in un oggetto da utilizzare in combattimento.
per cui anche nella nostra riproduzione probabilmente si incontrano diverse imperfezioni, imprecisioni, riprese delle linee, una velocità di esecuzione nel tratto che risulta evidente dal risultato finale stesso, ma questo proprio per fedeltà con il reperto originale al quale abbiamo fatto riferimento. Se avete trovato interessante questo nostro video sulle decorazioni dello scudo da Dura Europos, iscrivetevi al canale, e se avete qualche domanda, qualche curiosità o avreste piacere di avere qualche approfondimento su un tema simile, scrivetecelo nei commenti.